tutti, benvenuti, bentornati qui su Black & Wire. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da tanti anni e su questo canale condivido con voi tutorial e consigli sulla tecnica wire e sulla tecnica della saldatura. Oggi andiamo a vedere come realizzare un pendente in tecnica wire come questo. Questo è il pendente che andremo a realizzare, nulla di nuovo, nel senso che l'ispirazione l'ho presa dal nostro, mi permetto di dire nostro, amato Pinterest. In sostanza si tratta di una struttura che si ripete in diverse grandezze, di modo che una volta sovrapposte vanno a creare questo gioco qua. Su Pinterest ho visto dei rettangoli, i triangoli, i cerchi oppure semicerchi che poi incastrati insieme vanno a creare una collana tipo girocollo. Insomma, ci sono tantissime versioni, quindi ho detto ok, faccio la mia versione di questa collana e ho pensato di dargli questa forma e anche di aggiungere questa pietra a goccia che secondo me con questa forma sta molto bene. Inoltre, approfittando di questa struttura, ho aggiunto questa pietra al contrario che vedremo poi come sistemarla e soprattutto come bloccarla. Devo essere sincera, il risultato mi piace davvero tanto, quindi quest'estate sicuramente avrò modo di sfruttare questa collana. Non è difficile come esecuzione assolutamente, bisogna solo essere molto precisi durante la piegatura del filo. Tra l'altro utilizziamo un filo a 2 mm di rame, quindi abbastanza spesso. Se non te la senti o comunque se non hai il filo a 2 mm va benissimo farlo con il filo da 1,6, magari però lo vai a martellare oppure semplicemente fai una struttura più piccola. Comunque, prima di lasciarti, mi sono legata. Prima di lasciarti ai materiali necessari e al tutorial ti invito a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, perché così non ti perdi i prossimi video. Tra l'altro io so perfettamente che stai guardando questo video senza essere iscritta o iscritto al mio canale, perché la maggior parte delle persone che guarda i miei video ancora non sono iscritti. Ma tranquilla, perché puoi sempre recuperare in questo momento e poi puoi procedere con il tutorial. Per realizzare il nostro pendente abbiamo bisogno di pochi materiali. Il filo da 2 mm di diametro di rame, in questo caso lo utilizzo nudo, e sono 3 pezzi, uno da 18 cm e gli altri 2 da 15 cm. Tronchesi, pinze tonde, pinze piane, filo sempre di rame nudo da 0,4 mm e una pietra a goccia. Questa è alta 2 cm. Iniziamo. Prendo il filo da 18 cm, quindi quello più lungo, e a metà vado a piegare il filo. In questo modo, anche un pochino di più. Qui andrà anche la mia pietra, quindi mi posso regolare anche con la pietra. A circa metà dell'altezza della pietra vado a creare le altre 2 linee, quindi qui circa vado a piegare il filo. Ok, adesso vedo a che distanza ho piegato il filo, 1,5 cm, me la riporto dalla parte opposta, 1,5 cm abbiamo detto, e vado a piegare anche qui. Controllo che sia uguale e vado a regolare anche l'angolo che si è creato sia qui che qui, di modo che sia simmetrico. Ok, ora me lo lascio un attimo da parte e faccio la stessa cosa con gli altri due fili. Questo abbiamo detto che è da 15 cm, quindi a 7,5 piego il filo. Questa volta però la distanza da questo vertice al prossimo angolo sarà maggiore, quindi è circa mezzo centimetro in più rispetto a quello sotto. Ho fatto 2 centimetri infatti.
l'ultimo dei tre lo farò ancora più largo, quindi qua sarà anziché 2 cm a 2 cm e mezzo, quindi anche qui a 7,5 vado a piegare. Circa qui andrò a piegare, vediamo quanti centimetri sono, 3 centimetri. Anche qui stringo un pochino. Mi raccomando, l'unica attenzione è che sia tutto simmetrico. A questo punto vado ad allineare tutte le estremità, perché da qui andrò a creare le asole. Ovviamente le asole saranno tutte uguali, quindi se metto tutti i pezzi sulla stessa linea, verifico che le altezze sono come voglio che siano, quindi queste due parti voglio che siano molto più su rispetto a questo, perché qui ci dovremo aggiungere questa pietra e voglio che sia ben visibile, quindi direi che ci siamo, anzi un pochino più, vediamo, forse un po' così, quindi vado ad accorciare un pochino. E di conseguenza accorcio anche questa. Ok, adesso vado a creare le asole. Una cosa importante, io in questo caso non voglio martellare i pezzi, semplicemente perché non credo ci sia la necessità. Una volta montati sulla collana non si muovono più di tanto, quindi nel mio caso scelgo di non martellarli, ma se vuoi martellarli puoi farlo, anzi non adesso, dopo aver fatto le asoline, perché le asoline non vanno martellate, ma tutta questa parte in piano sì. Vado a crearmi le asole con le pinze tonde, prendendo un punto di riferimento che adesso mi vado a segnare, così che saranno tutte uguali, quindi decido che questa sarà la grandezza della mia asola. Attenzione, se poi andrai a montare questi pezzi su un cordoncino o comunque una catena grande, devi rispettare l'ampiezza di quella catenina o cordoncino. In questo caso io ho una catena molto sottile, quindi l'asola che vado a fare così con questa grandezza andrà benissimo. Prima di chiuderle è anche meglio se passi un pochino la lima, perché è un filo molto spesso e se facciamo una piccola limatura è anche meglio. Comunque le asoline le vado a fare tutte in questo modo. Queste sono tronchesi che tagliano molto bene il filo da 2 mm, attenzione a quali tronchesi utilizzi, perché non è detto che riescano a tagliarlo. Quello che ti dicevo prima, ovvero è che puoi limare il filo una volta che l'hai tagliato e che vai a chiuderlo. Non si lima mai così come ti sto facendo vedere, perché la mano deve essere bloccata. Mettila magari su un tavolo, adesso ti faccio vedere con il cassetto, comunque con un tavolo, in modo che puoi fare pressione e il pezzo sta comunque fermo, e poi vai a limare. Se non sono dritte, come nel mio caso, qui c'è una storta, semplicemente la vado a raddrizzare con le pinze piane. L'importante è che non siano zigrinate e che non lasciano il segno sul metallo.
una cosa importante che ancora non ti avevo detto è che le estremità devono essere sempre più larghe, man mano che saliamo, sempre più larghe rispetto all'elemento precedente. Vado a creare le asole anche qui e poi andiamo a inserire la decorazione. La pietra la vado a mettere qui nella parte dell'elemento più lungo. Questa goccia ha il foro in questo modo, quindi solo sull'estremità più stretta, e vado a fissarla facendo degli avvolgimenti verso il basso. Chiudo verso l'interno così che questa estremità non possa dar fastidio. Ora, mantenendo il filo sempre attaccato alla bobina, faccio questo: fisso con un avvolgimento il filo, così, ruoto e passo davanti alla pietra. E di nuovo un avvolgimento, ruoto e passo davanti, un avvolgimento, ruoto e passo davanti, e così via. L'unica attenzione è di non far sovrapporre i fili, così che viene tutto regolare. Ok, quando sento che la pietra è stabile e quindi non ruota più, faccio gli avvolgimenti di chiusura. Ma dov'è la catenina? L'ho persa, era qui. Ora non ci resta che montare il nostro pendente sulla catenina, come nel mio caso, oppure se hai invece un cordoncino va benissimo lo stesso. Li monterò così, quindi dal più piccolo al più grande, no, dal più corto al più lungo. Visto che con la catenina, con queste maglie piccole, è un po' difficile, prendo questo filo di scarto, così sarà più semplice. Uno, due, tre, uno, 2, 3. Ok, poi qua o aggiungi la chiusura o semplicemente chiudi la catena se vuoi lasciare la catena lunga. Questo è il pendente terminato, adesso lo vado a ossidare e questa catenina qua la vado a ossidare insieme al pendente perché adesso non sembra, ma è comunque rame nudo, si è un po' ossidato nel tempo e quindi avranno più o meno lo stesso colore. Io spero che questo video ti sia stato utile, fammelo sapere lasciando un like e un commento. Se ancora non sei iscritta o iscritto, clicca sul bottone iscriviti, questo che trovi sotto rosso, così che non ti perderai i prossimi video tutorial.
Noi ci vediamo tra 2 settimane. Ciao!